Amici appassionati di moto e di moto mondiale in particolare, bentornati a Storie di MotoGP. Oggi parliamo del Gran Premio di Valencia e lo facciamo con Valentino Rossi. Ciao Zam, Ciao Vale, grazie. Ciao a tutti. Prima di parlare di Valencia parliamo un attimo della stagione. Che voto ti dai da 0 a 10? Allora, se è difficile, però 7. È stata una stagione difficile dove fortunatamente siamo anche andati forte e siamo stati competitivi, però ci sono state anche tantissime gare dove abbiamo fatto molta fatica e spero però 7, però ne mancano 2 ancora, quindi magari posso riuscire a prendere anche mezzo voto in più. Ne manca uno quando esce questo. Ah, ok, una, ok, ne manca uno, non lo sappiamo, magari di più. Va bene, senti Vale, invece una cosa difficilissima da spiegare per noi che siamo fuori è il cambiamento di prestazioni da un Gran Premio all'altro di alcune moto, la Yamaha, la Ducati, ma è successo anche alla Honda secondo me. Secondo me queste gomme Michelin di questi ultimi 2 anni e soprattutto quelle di quest'anno sono molto performanti, ma hanno una finestra di utilizzo molto piccola e quindi se sei dentro quella parte buona lì vai bene, ma appena vai fuori la moto diventa molto difficile da guidare e si hanno tanti problemi, forse è per quello, ecco. Però sinceramente non l'abbiamo capito neanche noi. Ecco, ma per noi da fuori è bellissimo, ma per voi dentro? No, non è bello, perché è molto frustrante perché ci sono dei weekend dove puoi fare di tutto e non risolvi niente e magari arrivi dalla settimana prima che sei stato un grande e la settimana dopo non ti viene più niente e viceversa, dovrebbe essere un po' più costante, ecco, secondo me. Senti, invece la sorpresa della stagione 2017? Allora, stiamo parlando di MotoGP, giusto? Sì. Direi Zarco, che come rookie è andato molto forte. Di Dovizioso? È vero. Ma poi guarda, dico comunque Dovizioso, perché è stato bravissimo e diciamo che è sempre stato un pilota di un certo livello, ma quest'anno ha fatto un grande step e ha vinto molte più gare quest'anno che negli ultimi anni della sua carriera e ha lottato con Marquez e ancora non è finita, è stato molto bravo, quindi direi Dovizioso. Allora, parliamo di Valencia, pista che non è che ti è mai stata troppo amica in passato, ci hai vinto, però insomma c'hai anche perso dei mondiali. Ci ho vinto, ma l'altro giorno parlavamo con Lucio e dicevamo che se non ci fosse Valencia sarei 11 volte campione del mondo. Ecco, ma questa mancava questa e quindi questo dobbiamo fare. Carta e penna, fai a ruota libera, scrivi cose. Allora, è una pista che a me non mi è mai piaciuta, ho sempre fatto molta fatica e penso che sia una delle piste con meno fascino del campionato, ma non per questo bisogna arrendersi. Intanto viene cioè è l'ultima del campionato, quindi spesso è molto molto importante e quindi sarebbe stato molto meglio magari giocarsi il mondiale in una pista come Phillip Island o in una pista come Sepang. Invece ce la dobbiamo giocare a Valencia ed è anche una cosa un po' secondo me non tanto logica che te vai fuori Europa così poi alla fine devi ritornare un'altra volta in Europa, ma si fa anche per gli sponsor, si fa anche per gli spagnoli che poi alla fine sono loro che decidono tutto. Parlando tecnicamente è una pista sinistrosa come Phillip Island, diciamo, come anche il Sachsenring. E intanto si va a metà novembre in Spagna, quindi solitamente è freschino, ma soprattutto devi cercare di fare curvare bene la moto a sinistra, perché è una pista che ha molto stress sulla gomma sinistra, quindi la parte sinistra della gomma è molto dura e invece la parte destra della pista della gomma è molto morbida perché ci sono poche curve, quindi anche questo rende la moto un po' difficile da guidare. Cosa dire? Allora, il T1 di Valencia è uno dei T, secondo me il mio T peggiore di tutta la carriera, sì, dove veramente faccio sempre un sacco di fatica e non ho capito bene perché ancora. Però tra l'altro la curva 1 è una curva molto bella, che si arriva forte in sesta, si fa di terza, è veloce e c'è una gran frenata, però a un certo punto devi lasciarla andare e farla di percorrenza. Ho avuto la fortuna anche di girare con la Formula 1 a Valencia, che invece è più bella, e la prima curva con la Formula 1 è bella tosta, sì. E poi si va dalla 1 alla 2 dove
è molto difficile non fare impennare la moto, quindi bisogna fare sempre molto zigzag, diciamo, e poi si arriva a frenare alla curva 2, che invece è un tornantino strettissimo, dove c'è pochissimo grip, e quindi anche qua è molto difficile. Poi però, allora, poco grip, scriviamo, poco grip, ok. E poi si va in una zona della pista che invece non è male, perché c'è la curva 3 che è un curvone a sinistra molto tosto, che si fa in seconda e in terza con la MotoGP, penso terza, ed è molto veloce, perché è anche uno di quei curvoni che si chiude poco e poi si ridà gas, quindi si riesce anche a fare partire in sovrasterzo, ecco. Quindi qui ci vuole un buon controllo, ecco. E poi si arriva nella curva 4 e 5, che sono due curve invece a destra, e sono due curve belle come layout, sono belle da fare perché sono anche c'è anche un po' di bank, quindi ti aiutano, si fanno delle gran pieghe, si tocca il gomito e ti aiuta a curvare. Il problema è sempre la temperatura delle gomme, che te arrivi da tutta qua, che è tutto a sinistra, e quando vai a destra, soprattutto i primi giri, devi stare attento, quindi attenzione a destra. Ok? Siamo in seconda, facciamo anche la curva 5 che è bella, si fanno delle gran pieghe, e poi c'è questo cambio di direzione 5-6 che è sempre molto difficile perché bisogna cercare di non fare tanta strada, quindi bisogna cercare di non andare troppo a destra per poi fare la sinistra, ed è un cambio molto fisico perché si frena e si deve spostare la moto proprio con le braccia per entrare in questa curva 6, che non è male perché anche questa viene da una buca e poi ti spara, diciamo, in alto, ed è molto importante l'uscita perché poi vai nel secondo rettilineo più lungo, diciamo. Allora, importante uscita. Qui la moto spinna tanto, quindi è importante avere un buon grip. E poi si arriva alla 7 e la 8, che è un punto dove si può sorpassare, perché qui Valencia è una pista molto piccolina, quindi ci sono pochi punti per sorpassare. Ma allo stesso tempo è molto difficile perché la 7 è una curva che si fa in quinta, e poi tutta questa parte per la 8 devi frenare con la moto molto piegata, quindi è molto difficile. Poi si va giù in discesa, si entra all'interno della pista, diciamo, e questo è l'altro punto bello, perché comunque 9, 10 e 11 è il punto più bello di Valencia, perché si esce con la moto che tende un po' a derapare, si fa la 9 tutta in sovrasterzo come un po' con la 3, ed è una curva veloce, e poi c'è questo grande cambio di direzione e tutta questa parte 10-11 che si è piegati un'altra volta sulla destra, e anche qui è bello perché porti la moto al limite, e anche qui è un bel punto per sorpassare. L'anno scorso infatti abbiamo fatto la lotta con Iannone e qui ci siamo passati tante volte. Con Iannone è facile passare. Sì. Però anche questa è piegata, capito? Quindi fai fatica anche lì a decidere. Ma qua sei tutto sull'avantreno oppure? Sì, qua sì. È molto sull'avantreno. Sì, qua sì, perché qua sei sul posteriore, quando vai a destra, diciamo, scali e cominci questa lunga frenata con la moto piegata, ma sei tutto sul davanti. Poi c'è questo tornante a destra che anche qui si fanno delle gran pieghe, e il problema di Valencia è che essendo così piccola e così stretta, anche i rettilini sono difficili con la potenza delle MotoGP, perché devi sempre cercare di non farle impennare, quindi anche questo rettilineo qui devi sempre fare un sacco di zigzag per cercare di tenerla giù. E poi si arriva nell'ultima parte, diciamo, che è il T4, che è molto difficile, molto tecnico, perché c'è una staccata di una curva a destra che si può fare in seconda e in terza, che va molto in salita, e poi devi cercare di andare sul gas molto presto, perché poi c'è questo cambio di direzione per questo ultimo curvone a sinistra, 13, lunghissimo, che questo è molto bello perché si fanno dei gran traversi. Scriviamo. Ancora adesso? Gran traversi. Allora, rispetto a 10 anni fa meno, perché c'è tanta elettronica, però dalla moto lei parte e anzi ti puoi appoggiare un po' sull'elettronica per farla scivolare. Diciamo che cambia, che prima dalla tele si vedeva di più, perché la moto imbardava di più, e adesso un pochino meno. E poi
Purtroppo, mentre stai godendo nella curva 13, arriva la curva 14, che è invece una curva difficilissima, perché arrivi con la gomma molto calda, con la moto che si muove tutta, ed è un altro tornantino che ti lancia sul rettilineo principale. Solitamente prima o seconda, dipende dagli anni, dipende dalla rapportatura. E anche qui è sempre molto difficile, perché da qui a qui la moto praticamente davanti non tocca mai, e quindi c'hai sempre questa sensazione del davanti che si impenna, eccetera, e quindi è molto importante cercare di uscire bene, perché poi ti lancia sul rettilineo ed è finito il giro. Comunque diciamo che se c'è una pista da eliminare, Valencia. è questa. La firmettina, Vai. ci sta. Amici di Moto.it, finisce il mondiale, direi che abbiamo finito alla grandissima. Ciao a tutti, grazie Vale. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao.